Sebbene ci troviamo nel XIX secolo, di gente bizzarra ce ne passa accanto davvero molta, e il più delle volte siamo talmente presi dalla nostra quotidianità da non notare affatto che alcune tra le persone accanto a noi siano in realtà demoni travestiti, che il ragazzino che cerca di recuperare il treno al volo pur di non aspettare il prossimo sia un esorcista capace di trasformare il braccio in un'arma grazie ai poteri conferitigli da Kami-sama in persona, o magari che il povero barbone che ci denuda una partita a poker sia un elegantone quanto aggraziato dai poteri terrificanti al servizio di colui che brama la distruzione dell'umanità. Non possiamo tuttavia farcene una colpa, dato che è una prerogativa di quest'opera il fatto che, nonostante i disastrosi combattimenti, i cadaveri appesi in bella vista come fossero ornamenti comunali e le devastazioni ambientali, soltanto un numero ben limitato di persone sia al corrente della cosa, tra cui l'ordine oscuro, polizia, personale ferroviario, marmocchi e i poveri cittadini innocenti che puntualmente finiscono nel bel mezzo di uno scontro, mentre noi, assolutamente ignari di tutto, in visita pomeridiana a casa Phantom Hive sorseggeremo un tè con tanto di biscotti preparati da Sebastian in compagnia dell'allegrissimo Sied. Yo Goofers, ben ritrovati a questo nuovo saggioso video dove vi rendo partecipi della mia onesta opinione su uno dei miei manga anime preferiti, The Gray Man. Quindi cioccolata calda alla mano o caffè latte se preferite, e occhio agli Creato dalla mangaka Katsura Oshino, The Gray Man, di genere Battle Shonen, ha fatto il suo debutto come manga nel 2004, ad oggi si contano soltanto 25 volumi, e come anime nel 2006 con ben 103 episodi che narrano la storia fino a mezzo volume 17 del manga. Per quanto riguarda i restanti volumi è stato realizzato un seguito uscito quest'anno, The Gray Man Hollow, ma ora mi concentrerò solo sulla prima serie dell'anime. L'opera in stile gotico è ambientata nel XIX secolo in diversi luoghi del mondo, per via delle missioni e delle serie dell'Ordine Oscuro presenti in ciascun continente. Per gli amanti di colori variopinti e sgargianti mi spiace dirvi che diventerete ciechi prima di trovarne uno. Infatti non sono presenti altro che varie tonalità di colori scuri o perlomeno spenti. Gli unici che saltano all'occhio sono quelli dei capelli di Buck, di Foe, Lulubelle in forma umana e il violaceo degli effetti speciali. L'originalità dell'opera sta proprio negli Akuma. Certo, abbiamo sempre saputo che richiamare le anime dei defunti non abbia mai portato a qualcosa di buono, ma che addirittura queste si trasformino in macchine assassine senza scrupoli e in grado di evolversi le rende davvero uniche. Per non parlare della rivisitazione del concetto di esorcista, infatti non solo non è una libera professione, può esserlo soltanto chi è stato scelto da Dio, ma per combattere ognuno dispone di un'arma particolare, ovvero l'innocence, e questo va parecchio in contrasto con ciò che abbiamo sempre conosciuto di questa figura. Benché non siano pochi, i filler non sono affatto pesanti, anzi coprono bene i buchi del manga nello sviluppo dei personaggi, ci permettono di conoscere meglio specialmente Suman e il generale Yeager, dove nel manga il primo appare soltanto quando si trasforma in caduto, e questo purtroppo non ci aiuta a considerarlo diversamente da un traditore, mentre il secondo non ha alcun incontro con Allen, bensì ne viene soltanto mostrato qualche frammento. Persino Deja compare nel manga solo al momento della sua morte, poveraccio. Inoltre ci avviciniamo un po' di più anche a Crowley e Miranda, poiché nel manga, detta in maniera cruda, appaiono soltanto quando servono a livello di trama. E che cavolo però! La Oshino dimostra un tale affetto per i suoi personaggi che mi mancano le lacrime. I personaggi, almeno quelli principali, sono ben caratterizzati. In alcuni lo sviluppo è evidente, visibile, in molti altri invece è del tutto assente. Nonostante la sofferenza che lo accompagna sin da piccolo, Allen si presenta privo di rancore, amichevole, emotivo e altruista. La sua determinazione e resistenza non vanno a diminuire, e forse l'unica cosa che per alcuni potrebbe dare fastidio è la sua eccessiva bontà, che va a braccetto con quella di Goku. Ciao! Infatti non esita a salvare sia Noah che Akuma, però non dimentichiamo che è costretto a vedere le anime sofferenti intrappolate nei demoni, le quali poverine non hanno nessuna colpa dato che sono state messe lì senza nemmeno volerlo. Inoltre il valore dell'amicizia è davvero importante per il nostro protagonista, tanto da mandare a quel paese l'avversità nei confronti di colui che tempo prima l'aveva lasciato in fin di vita. I coprotagonisti, Lai e Kanda, mantengono bene l'alone di mistero che li circonda, nonostante il primo, decisamente più simpatico dell'altro, ci renda parte del suo cambiamento interno, mentre il secondo non si distacca neanche a regalargli 100 katane dall'atteggiamento freddo e borioso, benché
finché, soltanto proseguendo con il manga, arriveremo a capire il perché di tutta la sua negatività. Per chi spera in una controparte femminile di tutto rispetto, purtroppo Lina Lee non tarda ad eludere, rivelandosi in poco tempo forse più fastidiosa di Chibiusa. Per i fan di Lina Lee, vi prego, non prendetela male, non sto dicendo che sia una cattiva persona, ci mancherebbe, però dobbiamo parlarci chiaro. L'unica cosa in cui è brava quando si ci mette davvero è combattere, per il resto è fin troppo emotiva, permalosa, dalle lacrime facili, da salvare, la cosa accettabile soltanto nei primi momenti in cui perde l'uso dell'innocence. Perdi tempo, se ricordate doveva aiutare Allen a salvare Suman e invece ha pensato bene di fare una bella telefonata a suo fratello, e soprattutto si rivela dannatamente capace di nominare per la maggior parte una sola persona per tutta la serie. Il che ci ricorda tanto la nostra cara Kagome. Alzi la mano chi è mancata. Tu, ti ho visto. Stavi alzando la mano, alzala. Bene, bravo. Gli antagonisti sono per la maggior parte ben fatti e particolari, infatti basta alle schiere di servitori incapaci. Gli Akuma riescono davvero a mettere gli esorcisti in difficoltà e questo fa sì che i Noah non si mostrino spesso e quando lo fanno sono cazzi. Nonostante il suo buffo aspetto, il conte è cele di malvagità, ama gli Akuma come fossero suoi figli ma anche i suoi familiari. Ognuno ha un carattere a sé, i battibecchi certo non mancano, il che ci porta a provare una certa empatia nel vederli interagire come una famiglia ed affezionarci inconsciamente a loro. E certo ci dispiace quando ci ricordiamo che fanno parte della fazione nemica. Per quanto di molti personaggi ne apprendiamo bene il carattere, purtroppo quelli che si sviluppano sono ben pochi. All'inizio divertito dal possedere una parte bianca e una nera, alla fine Tiki decide di perdere la seconda, mettendo quindi i suoi amici al di sopra della famiglia. Tuttavia, a causa del risveglio del Noah dentro di lui, finisce col perdere proprio quella che aveva scelto di tenere. Uffa, e io che ci avevo quasi sperato che passasse dalla parte degli esorcisti. Allen sviluppa la sua determinazione, che diventa sempre più grande permettendogli di comprare upgrade, insieme all'affetto per i suoi compagni, tanto da rischiare se stesso pur di salvare Suman e Lavi. Nel corso della storia, quest'ultimo sente inconsciamente diventare sempre più reale dentro di sé il falso affetto nei confronti dei compagni e infine Kanda, da menefreghista top come l'abbiamo conosciuto, verso il concludersi della serie si lancia nell'arca insieme ai compagni e addirittura decide di restare indietro per affrontare Skin pur di far avanzare il resto del gruppo. E bravo Kanda! I momenti romantici sono abbastanza carenti in The Gray Man, piuttosto non mancano quelli a tema amicizia e affetto fraterno. Di scene strappa lacrime non ce n'è nemmeno una mezza impronta, ma certo l'anime non manca di scene toccanti che possono farne scendere qualcuna, come la morte di Deija e del generale Yeager, del tutto inespressive nel manga, di Anita, Mahoja e il resto dell'equipaggio, ma anche la ritrovata volontà di vivere di Suman e la disperazione di Johnny quando Tap viene trasformato in Skull. Ciò che ci permette di staccarci ogni tanto dall'oscurità dell'opera sono quei momenti comici per lo più nati dai battibecchi tra Allen e Kanda e dalla lingua troppo lunga di Lavi nei confronti del samurai. Komui non manca di farci divertire con la sua pigrizia e le sue invenzioni portatrici di scompiglio in tutta la sede dell'ordine, e Buck con la sua orticaria e gli sbagliati tentativi di portare i fiori a Lina Lee ostacolati dal fratellone geloso. Persino i gemelli Jasdebi, incapaci di acciuffare il generale Cross, riescono a strapparci diverse risate. I combattimenti non sono per nulla monotoni né pesanti e noiosi, anzi diverse volte vantano di colpi di scena che li rendono più intriganti, specialmente verso la fine della serie dove gli scontri si fanno sempre più frequenti man mano che la squadra in cerca di Cross si avvicina a Edo. Le abilità sono uniche per ciascun personaggio, dipendono dal tipo di arma anti-Akuma degli esorcisti e da ciò che ogni Noah rappresenta. Tra le più interessanti c'è l'Innocence di Lavi, un martello che si ingrandisce a dismisura senza che il proprietario ne risenta del peso, si allunga fungendo da mezzo di trasporto e può persino controllare i fenomeni atmosferici naturali. Ammettiamolo, tutti abbiamo desiderato di impugnarlo almeno una volta. Quella di Miranda, un orologio in grado di riavvolgere il tempo ma non di resuscitare i cadaveri. In effetti sarebbe stato troppo noioso. Abilità davvero unica in quest'opera è quella di Kanda, in grado di rigenerare le ferite ma non dovuta affatto alla sua innocence. Persino gli antagonisti non sono da meno. Rod è in grado di viaggiare tra le dimensioni, ma ancor di più intrappolare gli esorcisti in sogni capaci di distruggerli. Tiki può passare attraverso qualsiasi cosa voglia e decidere inoltre cosa toccare, il che gli permette di trapassare corpi nemici senza sporcarsi. Troppo bello! Camminare sull'acqua e restare sospeso nell'aria. Non tralasciamo certo l'innocence di Allen. Il bordo del mantello si allunga in una ragnatela così da imitare
diventare a volte Spider-Man, ma ancora più unico è il fatto che sia in grado di trasformare il braccio in uno spadone. Purtroppo prima di arrivare a questo livello l'arma di Allen subisce diversi power-up, cosa che non accade a quella di nessun altro personaggio, a parte Lina Lee verso la fine della serie, e questa è una cosa che sicuramente infastidisce parecchio molti di noi. Sono proprio i colpi di scena che ci addentrano meglio in quelli che sono i temi oscuri che Di Grey tratta, svelandoci dei retroscena non da poco. Ovvero la corruzione degli esseri umani, anche se poco trattata, che in cambio di denaro vendono al conte persone in lutto in modo che queste creino gli Akuma. La corruzione è presente persino all'interno dell'ordine, un luogo che dovremmo considerare tra virgolette puro, ma questo aspetto verrà approfondito con il proseguimento del manga. Altro tema sono gli esperimenti poco carini e quasi sempre falliti che l'ordine conduce per creare nuovi compatibili con l'Innocence, le cui cavie, felici come la mattina di Natale, si trasformano in caduti, proprio come è successo a Summon, il quale con il suo gesto da traditore ci introduce una tematica piuttosto sofferente in The Gray Man. Nel corso della storia abbiamo conosciuto nuovi esorcisti come Miranda, Crowley, Chaoji, che dopo aver visto gli esorcisti in azione si sono convinti a farne parte. Ma la realtà è che un compatibile con l'Innocence non ha assolutamente alcuna libertà di scelta, che lo voglia o meno è costretto a servire l'ordine, e questo ci fa capire il motivo di tanto risentimento nel comportamento di alcuni esorcisti. Suman è stato costretto a lasciare la moglie e la figlia malata e l'unica cosa che lo facesse andare avanti era che almeno poteva pagarle le medicine. Lina Lee è stata trascinata all'ordine quando era ancora una bambina ed è stata persino legata al letto per impedirle di fuggire, e Kanda, il quale odio profondo, a mio parere più che giustificato, è stato vittima di un qualcosa che scopriremo soltanto nel proseguimento del manga / di Gray Man Hollow. Le animazioni sono abbastanza buone, nulla di cui pesantemente lamentarsi. I disegni invece migliorano man mano che l'anime prosegue, cosa che purtroppo ne risente nel manga. Infatti dall'inizio fino a un certo punto sono migliorati, ma a causa delle continue interruzioni ha finito con l'avere diversi picchi di peggioramento, portando confusione in diversi disegni, specialmente quelli in cui i colori scuri predominano. Non che tutto sia diventato irriconoscibile e inguardabile, ci mancherebbe. Tuttavia la differenza di stile è ben evidente anche per chi non se ne intende molto di disegno. Le sigle sono ben in linea con lo stile dell'anime, ritmiche in apertura e nostalgiche in chiusura. Le musiche in sottofondo, composte da Kaoru Wada, lo stesso che ha composto quelle di Inuyasha e divise in 3 CD, si addicono molto bene alle varie situazioni dell'opera e si incastrano bene con le scene divertenti, toccanti, oscure, di sollievo, di combattimento. Molto orecchiabile quanto triste è quella suonata da Allen sull'arca che per tutte le volte che rivedremo quegli episodi non potremo fare a meno di cantarla, facendoci sentire parte del tentativo del protagonista di far ritornare i suoi amici. Nonostante i continui power-up del protagonista, tutto sommato The Gray Man merita di essere visto e letto, specialmente se cercate un'opera che abbia originalità, scontri e una trama all'apparenza semplice ma che in realtà nasconde dei retroscena e ragnatele contorte. Inoltre, ora che il manga sembra aver finalmente ripreso, speriamo in una sua ininterrotta continuazione. Sarà mai possibile? Il video è finito, spero vi sia piaciuto, in questo caso lasciate un mi piace. Domando scusa se vi abbia dato l'impressione di parlare a bassa voce o se in certe situazioni sembra che abbia messo la quinta. Vi prometto che farò del mio meglio per migliorare questo difetto. Fatemi sapere nei commenti qui giù se condividete quello che ho detto, se invece non siete d'accordo su qualche punto o se magari volete semplicemente dire la vostra su questa fantastica opera. Noi ci vediamo al prossimo video e ricordate, mai contraddire Kanda e occhio alle farfalle. Bye!